Buongiorno a tutti, oggi parliamo di giardino ed ospiti indesiderati. Avere un giardino significa mettere la nostra abitazione in diretto contatto con la natura, con la sua flora e la sua fauna, e a volte capita che qualche piccolo abitante del bosco si introduca in casa nostra in cerca di qualcosa di buono da rosicchiare. Quando questi ospiti si presentano, di solito io utilizzo questa trappolina della Flortis, la potete trovare in qualsiasi ferramenta, costa 8-9 euro. È una trappola a funzionamento meccanico, non nociva, diciamo, poiché una volta catturato il topolino può essere facilmente rilasciato a distanza di sicurezza e funziona in modo molto semplice. Vediamo il funzionamento. Ok. L'esca si pone al centro, all'interno della scatolina, che una volta chiusa avrà due accessi tramite queste due piccole slitte sostenute da una molla. Una volta entrato, la molla farà richiudere il passaggio, impedendo l'uscita dall'interno. Abbiamo due ingressi, uno per lato. Questa è nuova, l'ho appena acquistata, poiché quella vecchia ha riscontrato un problemino. Questa è molto vecchia e ne ha catturati molti di topolini. Però cos'è successo? Con il tempo e l'utilizzo la molla si è allentata e non riesce più a chiudere il passaggio. Così il topolino è entrato, ha mangiato l'esca e poi è riuscito ad uscire dal passaggio non perfettamente chiuso. E questo è stato un problema, poiché ha fatto sì che il topolino capisse il meccanismo, individuasse questo oggetto come pericolo e quindi su quella nuova non è voluto entrare. Visto il fallimento del metodo classico, ho dovuto escogitare qualche altro sistema. Su YouTube esistono molti tutorial di trappole più o meno letali per catturare i topolini e io ne ho provata una alquanto interessante, non nociva come al solito, però che non ha funzionato come avrebbe dovuto. Vediamo cosa è successo. Eccolo qui, si tratta di un semplice secchio sul quale è stata installata una passerella oscillante. Come esca ho messo un po' di Nutella che si sa piace a tutti, compresi i topolini. Il funzionamento è molto semplice, percorrendo la passerella ad un certo punto, grazie alla forza di gravità, il topolino dovrebbe ritrovarsi in fondo al secchio. In teoria andrebbe messo anche un contrappeso per farla richiudere ed impedire l'uscita, ma nel mio caso non l'ho messo in quanto i topolini di campagna sono molto più leggeri dei loro cugini di città e temevo che non sarebbe riuscito ad azionarla con il suo piccolo peso. Quindi questo ci porta a sperimentare un modello più grande. Con il cesto della raccolta differenziata abbiamo ricreato lo stesso meccanismo con una slitta, un contrappeso e un punto di oscillazione.
veramente molto semplice. Questa notte lo andremo a testare e speriamo di catturare il nostro piccolo ospite. Come esca useremo un mix di tradizione e innovazione, cioè con del burro di arachidi, della Nutella, ma anche del classico formaggio. Proveremo a riprendere il tutto in notturna con la nostra piccola telecamera. Preso. T'ho pregato. E così, dopo 3 giorni e 3 notti di villeggiatura all'interno della mia cantina, il piccolo ospite è stato sfrattato e rispedito nella sua abitazione originaria. Ma attento a dove vai in vacanza, la prossima volta potresti non essere così fortunato.